Buongiorno e bentornati o benvenuti in una nuova puntata di True Crime in Cina. In questo video vi parlerò della famigerata coppia cinese soprannominata China's Bonnie and Clyde. Questa coppia era formata da Fa Ziyin e dalla sua compagna Lao Rongqi. Detto questo, io vi aspetto dopo la sigla. Ciao! Prima della nascita di Fa, la sua famiglia pare fosse molto ricca per poi finire sul lastrico. Suo padre finì per fare il conducente di risciò, mentre sua madre divenne una venditrice di tè. Dopo la morte dei suoi genitori, Fa tornò a scuola diplomandosi alla scuola media, ma solo pochi anni dopo fu condannato a 8 anni di rieducazione al lavoro per rapina a mano armata, aggressione e teppismo. Fu rilasciato comunque dopo soli 3 anni. Fu poi condannato una seconda volta per gli stessi motivi per altri 10 anni, ma anche in quell'occasione fu rilasciato dopo soli 4 anni. Trovò infine un lavoro serio divenendo imprenditore e sposando una donna di 20 anni con cui ebbe anche una figlia. Lao era una donna tranquilla cresciuta in una famiglia modesta che lavorava per una filiale petrolifera. Studiando molto, Lao è riuscita a diventare insegnante di lingua cinese in una scuola elementare. Scuola che purtroppo stava iniziando ad avere problemi e il sindacato degli insegnanti era disposto a lavorare presso l'impianto del gas. Fu in quel momento che Lao iniziò a cambiare, soffrendo un po' di depressione. I due si sono conosciuti nel 1993 al matrimonio di un loro amico in comune, nonché figlio del vicepreside. Lao, nonostante conoscesse la vita criminale di Fa, continuò a frequentarlo anche se la sua famiglia non fosse per niente d'accordo. E avevano ragione, visto che lui continuava a picchiarla e a farla abortire per ben 4 volte durante tutta la loro relazione. La coppia in seguito fu accusata di rapimento, rapina ed omicidio a Nanchang, Wenzhou ed Hefei dal 1996 al 1999, con un totale di 7 vittime. Fa fu arrestato nel 1999 mentre cercava di estorcere 10.000 yuan dalla famiglia della sua ultima vittima nel luglio del 1999 nella città di Hefei. È stato giustiziato nello stesso anno. Lao invece nel 1999 fuggì per poi venire arrestata solamente nel novembre del 2019. Ha vissuto sotto falso nome e ha svolto lavoretti in discoteche per successivi 20 anni, fino a quando non è stata arrestata nel novembre del 2019 in un centro commerciale a Xiamen dove vendeva orologi. Gli agenti l'hanno riconosciuta usando l'intelligenza artificiale con un monitor di riconoscimento facciale. Il 9 settembre 2021 è stata condannata a morte dal Tribunale intermedio del popolo di Nanchang per omicidio, rapimento e rapina. Credo che la legge non tratterà una brava persona ingiustamente né lascerà andare una persona cattiva. Queste sono le parole che ha detto Lao in lacrime alla corte, scusandosi poi con le vittime sopravvissute e con le famiglie dei defunti. Prima dell'esecuzione avvenuta il 18 dicembre del 2023, le fu concesso il diritto a un'ultima visita con la sua famiglia.